Ciao a tutti e bentrovati alla terza puntata del progetto Barks. Ringrazio fin da subito Pandemion, admin della pagina L'Occhio sul Tubo che trovate in descrizione, oppure Delli Mellow o comunque tutti gli altri youtuber e non che mi stanno sostenendo, perché il feedback positivo è aumentato di molto e ve ne sono veramente grato. Sono molto contento che sosteniate quello che reputo, senza false modestie, uno dei progetti più ambiziosi di YouTube Italia. Ma bando agli indugi e iniziamo subito con questa terza puntata. Sigla! Il tema di questa puntata è indubbiamente il viaggio. La casa editrice chiede a Barks di continuare a raccontare storie di ampio respiro dopo un anno e mezzo in cui si è dedicato esclusivamente alla produzione di 10 pages e ne ha sfornate a bizzeffe, come dimostra la nutrita selezione che vi ho proposto nella scorsa puntata del progetto Barks, che trovate qui. L'idea di Barks è quella di spedire i paperi in paesi stranieri e di metterli a contatto con la cultura locale per approfondirne usi e costumi e per fare certamente un po' di sana satira sociale. Ciò è particolarmente visibile in 3 avventure di questo periodo: Paperino in Vulcanovia, Paperino e le tigri reali e Paperino cacciatore di canguri. Delle prime 2 vi parlerò in questo episodio, insieme alla perla, sempre di quegli anni, Paperino e il fantasma della grotta, mentre della terza vi parlerò invece nel prossimo. Ma non indugiamo oltre e iniziamo subito con la prima della triade, insomma, Paperino e le tigri reali. Prima storia del filone dei viaggi e primo paese con cui i paperi si trovano a contatto, ovvero l'India. I nipotini, grazie alla loro abilità nel baratto, da un mozzicone di matita di partenza riusciranno a ottenere niente poco di meno che un biglietto navale per l'India. Paperino però se ne impadronirà e si imbarcherà appunto per il paese degli elefanti, ma qui e qua lo seguiranno imbarcandosi come clandestini. Una volta giunti a destinazione, la famigliola di paperi si invischierà in qualcosa che ha decisamente del torbido, con Paperino che si ritroverà a essere addirittura un Maharaja. Paperino e le tigri reali è senza dubbio un'ottima storia, ben scritta e che ci presenta personaggi assolutamente credibili. Barks dedica la sua attenzione soprattutto ad approfondire la psicologia dei nipotini, che qui si comportano come persone mature e responsabili, oltre a ricoprire un ruolo a dir poco essenziale. Qua collaborano con lo zio e lo aiutano, anziché essere gli antagonisti, come si era visto in moltissime occasioni prima di questa storia. Significativa la loro battuta: eravamo amici quando non era nessuno, ma adesso è un Maharaja. Si noti amici, non parenti, amici. Nonostante Barks stia cercando di fornire un carattere più affidabile tra i nipotini, non ancora membri delle giovani marmotte, corpo scoutistico che non è ancora stato creato dallo stesso Barks, tuttavia Barks evita di fornirci la versione saccente e cagacazzo come si vedrà in futuro per altri autori. Non facciamo nomi, riuscendo a svilupparne la psicologia senza tuttavia renderli antipatici, anzi tutt'altro. Posso affermare senza dubbio che questa caratterizzazione barksiana per me rappresenti quella ideale per quello che concerne i 3 nipotini. Per il resto non voglio raccontarvi nulla della storia perché va scoperta autonomamente. Vi basti sapere che Barks, con un ritmo a dir poco impeccabile, riuscirà a coinvolgervi in un appassionante turbinio di eventi che risulterà tanto divertente per il lettore quanto spiacevole per l'intera famiglia dei paperi. La vignetta finale strizza l'occhio al lettore in un interessante gioco di complicità metanarrativa tra i nipotini e chi legge. Qualche mese dopo i paperi si ritroveranno in un paese completamente diverso, setting tra l'altro della storia che meno preferisco dell'intera opera omnia barksiana. Sto parlando di Paperino in Vulcanovia. Paperino, su richiesta dei nipotini,
compra per $2,50 un vero bombardiere da guerra anziché il modellino che aveva ordinato per posta al deposito residuati bellici. Non sapendo che farsene, lo rivenderà a Pablo Magnana, un nativo dell'immaginaria terra di Vulcanovia, per 300.000 pesosie vulcanoviane, il cui valore, veniamo a sapere giusto qualche vignetta più tardi, è di $2,98. Pablo li porterà nella sua terra d'origine, la Repubblica di Vulcanovia, evidente parodia del classico stereotipo del paese sudamericano. Premetto una cosa, a me questa storia non è mai riuscita a piacere del tutto. Qui Barks attua, a mio dire, una satira sociale troppo spinta nei confronti di Messico, Cile, Argentina e compagnia bella, estremizzandone al limite di rottura difetti e peculiarità, quando solo pochi anni prima i Disney Studios ne avevano parlato in maniera leggermente differente con i due bei lungometraggi Saludos Amigos e Los Tres Caballeros, che puntavano decisamente di più ad affratellare, a riappacificare statunitensi e sudamericani, anziché attuare una satira sociale anche un po' fine a se stessa. Anche l'impianto narrativo che sorregge la storia non è dei più solidi. Ci troviamo infatti di fronte a quello che assomiglia di più a un susseguirsi di gag, che ha una storia d'ampio respiro vera e propria, manca un po' il respiro narrativo della vicenda, per dire. E inoltre gli abitanti di Vulcanovia a me sono sempre stati simpatici quanto una pianta grassa infilata lì dove non batte il sole. Tutto ciò non mi ha mai permesso di apprezzare appieno la storia, che come già detto è quella che preferisco di meno dell'intera produzione barksiana. Ma la successiva storia di cui vi parlerò invece l'ho sempre adorata. Sto parlando di Paperino e il fantasma della grotta. I paperi, intenti a raccogliere e rivendere alghe nelle acque delle Indie occidentali, si invischiano in un'inquietante faccenda. Scoprono infatti che quella notte, come avviene ogni 50 anni da interi secoli, un bambino sarà rapito. Non si sa da chi, non si sa come e né perché. L'unica cosa certa è che i rapiti poi non sono mai più stati ritrovati. Quando Quo viene rapito, Paperino, qui e qua, ce la metteranno tutta di risolvere il mistero. Questa è una storia che, al contrario di Paperino e Vulcanovia, mi ha sempre colpito e affascinato. Il mistero che permea la trama e la sua risoluzione, le atmosfere claustrofobiche e anguste realizzate con eccezionale maestria dall'uomo dei paperi, le peculiari vignette in controluce barksiane, il cui uso qua è veramente sapiente e attento, le ambientazioni notturna in cui le ombre sono realizzate alla perfezione con l'uso magistrale del pennino, sono tutti fattori che rendono questa storia a pieno titolo una delle poche perle barksiane pre-mistero degli Incas, storia che classicamente sancisce la raggiunta maturità artistica del maestro dell'Oregon. Ovviamente non vi svelo il chiarimento del mistero alla base della storia, dal momento che, quando la lessi da bambino per la prima volta in questo bel volume, mi colpì davvero profondamente e l'ultima cosa che voglio è rovinarvi la lettura. Quindi recuperatela, leggetela, emozionatevi. In descrizione vi metto il link index della storia, appunto, in cui sono elencate tutte le edizioni di Paperino e il fantasma della grotta dalla prima pubblicazione fino a oggi. Di solito le ultime sono quelle da preferirsi, quindi voi andate lì, cliccate, vedete in che albo è stata pubblicata e lo cercate. A riprova del fatto che si tratti di una storia davvero suggestiva, ci sono stati tantissimi autori ad averla citata nelle proprie opere, da Pratt in una di Corto Maltese a Hector Oesterheld in una del Sergente Kirk, da Alfredo Castelli in una di Zagor a Matt Groening in una dei fumetti dei Simpson. L'unico difetto che potrei trovare in questa storia, nel caso volessi mettermi a cercare il pelo nell'uovo, è la regia della terza tavola. Durante un semplice dialogo tra Paperino e un autoctono, Barks infatti commette il cosiddetto scavallamento di campo, una tecnica che permette di confondere le proporzioni spaziali che intercorrono tra i personaggi a chi legge
o guarda. In parole povere, è una tecnica che permette di disorientare lo spettatore o il lettore riguardo a dove si trovano i personaggi della storia. Può essere una cosa voluta, certamente, ma in questo caso non sussistono motivi per cui metterla in atto. E però certamente non è un difettuccio simile che può intaccare il valore di una storia così ben congegnata. L'angolo delle 10 pagers di questa puntata è decisamente scarno, al contrario di quello bello ciccione della scorsa. Le storie che vi cito però sono solamente due, hanno avuto l'unico, seppur non indifferente, pregio di farmi morire dalle risate. Inoltre ve le porto come esempio per le due caratterizzazioni barxiane dei nipotini che ci sono in questo periodo, che sono a dir poco contrastanti. La prima, che vede qui, qua e qua nel ruolo di aiutanti dello zio, è Paperino tiratore perfetto, mentre la seconda, che vede i nipotini antagonisti dello zio, è Paperino e i tre grilli magici. Nel caso voleste recuperarle, se siete curiosi, se volete farvi un paio di sane risate, vi metto come sempre il link index in descrizione. Per vedere in che albi sono state pubblicate le storie, vi basta cliccare e andare a vedere in Italia in che volumi sono state pubblicate e poi mettervi alla ricerca di quei volumi. Anche per oggi abbiamo finito, spero che questa terza puntata del progetto Parks vi sia piaciuta e nel caso vi esorto a mettere mi piace, condividere e commentare. Inoltre, se non siete ancora iscritti, basta premere sul pulsante iscriviti qui sotto e, come per magia, non vi perderete nemmeno una puntata del mio progetto. Io ho finito, continuate a sostenermi e vi lascio alle papere. Ciao a tutti! Anche l'impianto narrativo che sorregge la storia non è metanarrativa tra i nipotini e chi legge. Inoltre, anche molto interessante, la sequenza finale in cui... Fanculo, se non le scrivo le cose, perché devo dirle? Ma perché le devo dire? E poi mi incarto, Gesù. Ad averla citata nelle ore... fanculo. Confondere il lettore e confondere dove si trovano i personaggi, quindi badum. I nipotini, grazie alla loro abilità nel baratto, da un mozzicone di fanculo